Ed eccoci qui ragazzi, nella pista più ostica del campionato e soprattutto quella nella quale ho tirato le peggiori sberle per terra nel corso degli anni. Più che amore e odio, direi solo odio. Nonostante la gara di Pirelli Cup della settimana scorsa, purtroppo non abbiamo trovato la via per farmi piacere questo benedetto anteriore con le temperature elevate. Inizio a pensare che ci voglia un mio cambio nello stile di guida, soprattutto violentarmi per iniziare a usare il freno posteriore, fondamentale in certe piste con questa moto, Pirro insegna. Come se non bastasse, Tamburini nella sua pista di casa sta volando come ci si aspettava, 9 decimi al secondo, c'è poco da dire, se non che bisogna raccogliere il massimo per le nostre possibilità, anche perché come ci insegna la storia degli anni passati, i campionati possono cambiare da un momento all'altro, semplicemente oggi ci sarà da soffrire e noi vedremo di fare il massimo come al solito. Subito la linea a Daniela Franchitti, a te Daniela. Grazie Andrea, allora iniziamo subito con Tamburini, chiaramente prima linea davvero agguerrita per questa attesissima 1000. Sì, adesso è un po' cambiata la situazione che sta piovendo, quindi è tutto da vedere. Sicuramente fino a ieri siamo molto competitivi, però adesso vediamo, la pioggia sarà un'incognita, quindi è un po' nuovo per tutti, vediamo cosa succede. E allora vediamo cosa succede, ci avviciniamo alla seconda posizione per capire come sono gli umori, soprattutto adesso che è cambiato il tempo. Purtroppo ci ha fatto un brutto scherzo, speriamo che sia solo per adesso e ci lasci fare la gara normale. E allora poi andiamo da Luca Salvadori, che chiaramente anche lui è concentratissimo. Allora Luca. Ho fatto la danza stamattina, però dai, per adesso sono 2 gocce, non succede niente, però là si vede una bella pioggerellina, quindi speriamo ci becchi proprio in pieno e niente, dai. E questo per noi è ancora più spettacolo, quindi mi raccomando a voi concentrati, gas spalancato, a te la linea Andrea. Ok, ci siamo. Tutto il weekend abbiamo faticato parecchio, ma adesso ci sono i 10 giri più importanti del weekend. È inutile stare lì a rimuginare su quello che è stato fatto e non è stato fatto. Bisogna soffrire a sto giro, non siamo i favoriti. Proviamo a dare il massimo, anche se un velo di amarezza mi ha accarezzato nel giro di schieramento, perché ho visto delle nuvole veramente brutte far cadere qualche piccola goccia sul circuito di Misano, ma purtroppo erano quel chilometro troppo a sinistra che non hanno bagnato abbastanza e quindi insomma la gara si farà sull'asciutto. Pazzesco come certe volte una nuvola che potrebbe essere sopra il circuito o spostata di mezzo chilometro faccia una differenza abissale. E proprio per questo motivo, dato che la temperatura si è molto abbassata con questo vento di tempesta e soprattutto qualche goccia è caduta sporcando la pista, abbiamo cambiato gomma optando per una SC0. Sarà la scelta giusta? Incrociamo le dita. Dai, partenza non male, siamo lì, cerchiamo di tenere il ritmo e vediamo cosa succede. Luca Salvadori in terza posizione e poi dicevamo l'ottimo start di Gamarino con la Marra quinto, quindi bene o male rimasto lì con Perotti, Ciacci, Schacht, Zini e Butti, insomma i primi ci sono, nessuno ha fatto errori clamorosi in partenza, quindi molto bene. C'è qualquadra che non cosa. Non prendevo tutti questi metri a Imola da Honda e BMW. Dovremmo analizzare i dati perché o gli altri hanno fatto uno step di motore importante
oppure è successo qualcosa al nostro. Più che nell'accelerazione in sé, nella progressione delle marce è incredibile come faccia veramente fatica a tenere il ritmo. Oltre al fatto che non sono assolutamente a posto proprio personalmente nella guida, sono troppo rigido, non mi trovo. È 2 settimane che sto girando qui dentro, ma la solfa non cambia. O mi imposto per cambiare un po' il mio stile di guida in questo tipo di piste molto stop and go, quindi usando il freno dietro, come il buon Pirro insegna, oppure sarò destinato sempre a remare tantissimo. Vediamo inquadrato, ma penso che sicuramente sì, le bandiere gialle di prima, dici esatto. Prova ad affondare la staccata, mentre tanto Tamburini, attenzione, perché guarda anche Perotti che è molto bravo e già sta insidiando la quinta posizione di Camarino, e poi mi sembra che ci sia un po' di vuoto alle spalle di Fabrizio, sì, leggermente si terzo è creato posto, un piccolo gap. terzo posto di Namarra che passa Salvadori. Sì, quando vedi il buon Eddie Lamarra che ti sta passando al tramonto, vuol dire che quella è proprio una brutta giornata. Non un bel segnale da parte di Salvadori, che dopo aver subito il sorpasso da Eddie Lamarra si è voltato e ha perso contatto, quindi Luca in una situazione un po' problematica in questa prima parte di gara. Attenzione a Camarino. In questi casi, quando la frustrazione è veramente alta, è facilissimo fare un errore. Ricordiamoci che comunque sono secondo in campionato, basta una gara bagnata, un errore, qualsiasi cosa, e i campionati cambiano da così a così. E gli anni passati, come ben sapete, insegnano. Quindi è pesante vedere gli altri che se ne vanno lì davanti, è pesante sentire di far veramente fatica, di non avere fiducia sull'anteriore, ma come dicevo, questa gara bisogna soffrire. In certi casi bisogna essere sinceri con se stessi e capire qual è il miglior risultato possibile per quella giornata. E oggi purtroppo questo risultato non va oltre il quarto posto. Concentriamoci, dietro ho il buon Perotti e Camarino attaccati che non sono assolutamente 2 bei clienti, quindi salviamo il salvabile. Attenzione, perché Salvadori deve stare attento a Perotti che sta recuperando terreno. Il Perroz ha girato in 37,5 ed è transitato 8 decimi, ma rivediamo adesso scorrere in uscita dalla quercia. Carlo, mi sembra che stia recuperando tanto terreno e molto in fretta.
più difficili mentalmente per un pilota è quando sta dando tutto se stesso per allungare sui piloti dietro e invece di vedere il distacco che aumenta, diminuisce. Eravamo a più 0,6 e adesso vedo scritto più 0,2. Mi ero già girato prima, avevo visto Tamburini e Perotti belli incarogniti dietro di me che volevano la mia quarta posizione. Quindi per adesso io cerco semplicemente di dare il massimo e cerco di andarmene via, anche se so già che sarà molto difficile. Continua il Peroz a pressare Luca Salvadori, che fino a questo momento, bisogna dire, si sta difendendo molto bene perché riesce a guidare piuttosto pulito senza forzare troppo la chiusura delle traiettorie, anche se guardate anche qui è veramente Perotti vicinissimo, forza l'apertura del gas, si scuote tantissimo naturalmente la sua Aprilia, attenzione, non è una situazione facile per Fabrizio, che vede Luca Salvadori lì davanti da diversi giri e non riesce però ad affondare il colpo. Gli rimangono poche possibilità perché quando usciremo adesso da Carro Misano inizierà l'ultimo giro del National Trophy 1000. Ultimo giro, sento a ogni staccata che chiunque è dietro di me si fa sentire in maniera insistente, quindi memore della cavolata che ho fatto nella Pirelli Cup, non chiuderò più le porte ma semplicemente farò delle staccate assassine facendo le mie traiettorie. Un qualcosina me lo sono tenuto per l'ultimo giro, quindi vediamo di non farci fregare perché non vorrei che la gara finisse di male in peggio. Fabri è arrivato attaccatissimo a 11° e mi fa un sacco ridere che quest'anno, come l'anno scorso, ci siamo ritrovati avversari in gara per poi dover partire per le vacanze insieme. Quindi anche quest'anno sono salve, non saremo separati in casa, quindi bene così. A parte gli scherzi, purtroppo niente, devo decidermi a usare questo benedetto freno posteriore. E la gara di oggi è stata la prova del 9. Non è una cosa che si impara dall'oggi al domani, vi lascio pensare che piloti in Superbike che dovrebbero utilizzarlo sulle loro moto, anche loro sono cocciuti come me e preferiscono portare un po' la moto verso di loro senza utilizzare il freno posteriore rispetto a utilizzarlo. Io sinceramente invece sono arrivato alla consapevolezza che se voglio fare uno step in avanti come pilota e soprattutto come pilota di Ducati devo fare questo step.
Chapeau a Tambu e al Team Pistard, veramente forti questo weekend, hanno dato gli schiaffoni a tutti, passo forse anche più veloce del CIV, quindi come già detto l'altra volta è un piacere lottare con certi avversari. Di sicuro al Mugello arriveremo molto più in palla, vi ricordate la prima gara? Lì è proprio una pista che esalta il mio stile di guida e esalta le caratteristiche della V4R, quindi non vedo l'ora di andarci. Mi spiace perché adesso siamo un po' lontani in campionato, 21 punti, ma ve l'ho sempre detto, può succedere di tutto. Complimenti anche a Saltarelli perché ha cambiato moto, è salito su Honda e come si sta vedendo anche nel CIV è molto valida, va fortissimo di motore e con Simone e il team TCF hanno fatto un bel salto in avanti rispetto alle prime gare, quindi sono contento perché quando vedo qualcuno che lavora molto duramente e alla fine gli sforzi vengono ripagati, insomma fa piacere. Quindi aspettiamo il Mugello con ansia, ci sarà molto lavoro da fare, ci saranno tanti aspetti da vedere, come avete visto in questa gara ci sono spostati un po' gli equilibri, il campionato non è finito e può cambiare tutto da una gara all'altra. Come al solito, gas e ci vediamo al prossimo video.